Che ne dici di mettere alla prova il tuo italiano? Oggi ti sfido con un test di livello intermedio. Ti darò 5 secondi per rispondere e poi vedremo insieme qual è la risposta corretta. Pronti? Allora cominciamo! Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Come vedi, oltre il 65% di chi guarda regolarmente questo canale non è iscritto. Ecco perché io vorrei abbassare questa percentuale al 50% e per farlo avrei bisogno del tuo aiuto. Se credi che i miei contenuti siano utili, ti chiedo il favore di iscriverti. Questo mi permetterà di continuare a pubblicare video di alta qualità in modo gratuito. Grazie mille per l'aiuto ed ora cominciamo. Un piccolo avvertimento: sto facendo dei lavori in casa, pertanto c'è del rumore di fondo. Se senti dei rumori strani, quindi non ti preoccupare, è tutto nella norma, è che non posso fermare gli operai perché sto girando un video, ovviamente. Tutto qui, quindi mi dispiace, ci sarà un po' di rumore di fondo oggi. Cominciamo con la prima domanda. Ti mangiare una pizza? La risposta corretta è A. Ti piacerebbe. E attenzione, perché molti studenti tendono a pensare che il soggetto della frase sia tu e che pertanto il verbo debba essere coniugato alla seconda persona. In realtà la struttura è questa: mangiare una pizza piacerebbe a te. Ecco perché il verbo va alla terza persona. Lucia è la ragazza ho incontrato ieri sera al bar. La risposta corretta è: Lucia è la ragazza che ho incontrato ieri sera al bar. Devo dire che questo è spesso un punto che crea problemi ed è per questo che direttamente ti consiglio di guardare questa video lezione in cui ho spiegato proprio la differenza tra che e chi in italiano e spero che ti possa essere utile. Quando ero piccolo, spesso a casa dei nonni. Quando ero piccolo andavo spesso a casa dei nonni. In questo caso dobbiamo usare l'imperfetto perché ci stiamo riferendo ad azioni ripetute, ad azioni fatte tante volte in passato. Ricorda che ogni volta che c'è una routine al passato si usa l'imperfetto. Domanda numero 4. Se non ti sbrighi, tardi alla riunione. Se non ti sbrighi, arriverai tardi alla riunione. Ebbene sì, in questa frase dobbiamo usare il futuro, perché questo è un esempio di periodo ipotetico del primo tipo e se ci sono dubbi sul periodo ipotetico ti rimando a questa bella video lezione.
Ti piacerebbe ricevere ogni settimana un po' di Italia direttamente nella tua casella di posta elettronica? Se sì, allora ti invito ad iscriverti alla mia newsletter Confessioni di una Language Coach. Ti puoi iscrivere gratuitamente usando il link che troverai qui nella scheda e anche qui sotto in descrizione. Domanda numero 5. Speriamo che Giulia il treno in tempo. Speriamo che Giulia prenda il treno in tempo. E in questo caso dobbiamo usare il congiuntivo perché c'è il verbo sperare. Ogni volta che abbiamo un verbo che indica speranza, dobbiamo usare il congiuntivo. Numero 6. Non sapevo che tu già andato al cinema ieri. Non sapevo che tu fossi già andato al cinema ieri. In questo caso dobbiamo usare il congiuntivo trapassato. Innanzitutto perché non sapevo richiede il congiuntivo e poi indichiamo un'azione passata e in riferimento a questa azione c'è un'azione che è anteriore, quindi in questo caso serve proprio il trapassato. Numero 7. Il treno quando ho ricevuto la tua chiamata. Stavo aspettando il treno quando ho ricevuto la tua chiamata. In questo caso usiamo l'imperfetto progressivo, cioè la forma progressiva con stare, perché è un'azione in corso di svolgimento ed in concreto questo è il caso in cui un'azione in corso viene interrotta da qualcosa. Quindi la prima azione va con l'imperfetto progressivo e l'altra invece con il passato prossimo. Numero 8. Se avessi avuto tempo, venuto alla tua festa. Se avessi avuto tempo, sarei venuto alla tua festa. E in questo caso abbiamo un periodo ipotetico del terzo tipo, ovvero dell'irrealtà. E ricorda che sul periodo ipotetico ci sono varie video lezioni sul mio canale. Per esempio, ti consiglio questa, proprio sul periodo ipotetico del terzo tipo. Numero 9. Gli amici, avevo parlato del progetto, sono molto interessati. Gli amici a cui avevo parlato del progetto sono molto interessati. Ricorda che in questo caso il verbo è parlare a qualcuno, pertanto c'è la preposizione e come sai quando c'è la preposizione usiamo cui. Quindi la risposta corretta è a cui, avremmo potuto dire anche ai quali. Numero 10. La lezione alle 9. La lezione è cominciata alle 9.
E anche qui di solito devo dire ci sono molte incertezze. Questo perché in italiano esistono dei verbi che hanno due ausiliari. Ne ho parlato in questa video lezione, è fatta davvero bene, ti consiglio di guardarla. Allora, com'è andata? Quante risposte sei riuscito o riuscita a dare? Ti chiedo di scrivermelo qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere cuore qui sotto. Oggi abbiamo fatto un bel quiz di livello intermedio, ma che ne diresti di provare a tradurre delle frasi dall'inglese all'italiano? Se ti va di farlo, allora il prossimo passo è quello di cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.